Sì, dai. Spero che non sia Positive tanto vibration, un'esperienza senza fine. Positive vibration, libertà e creatività, inclusione e condivisione, pura positività. Anime affini che vibrano all'unisono, un'onda di good vibes, un'energia immensa. Positive vibration. Eccoci, siamo live. Io e il buon Tom, ragazzi, live improvvisata, ma che sarà l'essenza di quello che è Positive Vibration. Quindi queste live saranno proprio quelle che creeranno la community di Positive Vibration. Ciao Tommy, come stai? l'impressione deve nascere, non va creata, quindi anzi, l'obiettivo è proprio quello, lasciare, dejar che fluye, come si dice qui, e vedere dove va, sicuramente andrà bene. Esatto, sono pienamente d'accordo. Lasciamo fluire il tutto. Quindi adesso non so se Diegone sei live e intanto metto anche sotto tutte le varie, come si dice, cose di YouTube per capire le analisi. Perché questa live, Madonna, Rocco mi sta chiamando, cioè incredibile. C'è questo ragazzo in Thailandia, che è l'ex pizzaiolo del B-Side, del locale dove lavoravo io, che è andato via, è andato in Thailandia e ci sta provando a chiamarmi da giorni. Attenzione, Tom è sparito. Così. Beh, primi problemi. Queste live sono esattamente fatte apposta. Eccoci qua. Scusate, l'ho scomparso, sono tornato. Esatto, beh, io mi sono sdoppiato perché c'avevo l'altra telecamera. Bene, quindi dicevo questo. Adesso proviamo anche a fare la registrazione perché dobbiamo valutare tutte le cose tecnologiche, perché l'altro giorno c'era la CPU che andava a manetta e quindi probabilmente per via di questo non riuscivamo a trasmettere live. E inoltre questo salottino vuole diventare un qualcosa di momentaneo, cioè quindi vogliamo dire qualcosa, ci colleghiamo io o anche solo Tom, se perché poi con Eros riusciremo anche a sviare il fatto che posso anche non esserci io, perché poi tutto lo studio. Esatto, quindi anzi è proprio appunto questo doppio guadagno di avere la ruota libera per far uscire argomenti, pensieri che siano sinceri e che non siano appunto, non che ci costruiamo, questo penso e spero che lo possiate vedere, siamo sempre più sinceri e diretti possibile, però l'obiettivo di questo è proprio il trasparenza 100%, quello che esce che sia di positivo nostro o che sia un problema tecnico che scopriamo e proveremo a risolvere. Insomma, questo è vita vera, vibra vera. Esatto, tra l'altro, guarda, proprio in questo momento, visto che ci ha chiamato Rocco, stavo pensando, adesso gli mando un messaggio, gli dico se vuole lo connettiamo così, il live della Thailandia, se vuoi sono in live e posso connetterti con Meet. Vediamo cosa dice. Ecco, questa è la bellezza del voler fare questi tipi di live. Perché appunto, tra l'altro ci sono comunque mille argomenti che si possono tirare in mezzo e mille argomenti di cui si può parlare e di cui diciamo solitamente non se ne parla o quando si aspetta perché magari si dice ah cazzo questo è un argomento interessante ah poi io dirò le parolacce perché io dico cioè normalmente e così mi piace cioè perché così è sincero Esatto, non è nel dietro le quinte, la prima volta, prima della prima trasmissione, ci credo io che parlavo a me stesso, dico per favore Tom, non dire sporcate, per favore, stai pulito, please, please. Cerchiamo di mantenere sempre un certo livello, però Esatto, però la TV Verità è proprio, cioè, anche lì, un argomento, in aula al tribunale, esatto, dai. un argomento della quale secondo me è importante e noi, Positive Vibration, dovremo battere molto chiodo, è quello del politically correct, ok? Perché too much politically correct, e tra l'altro invito a tutti
a guardare il podcast di Giacomino Poretti con Mister Bonolis, Paolo Bonolis, che appunto parlava del too much politically correct, cioè tutte le trasmissioni di Bonolis degli anni 90 oggi non potrebbero mai andare in onda. Ed O è delle scelte di Giovanni e Giacomo che adesso non le puoi più fare, cioè ripensarle. Sono pienamente Sì. d'accordo, cioè ci sono Però cose. sta appiattendo molto, quasi troppo. Questo politically correct diventa facciamo il male ma non lo diciamo, perché non è che abbiamo smesso di essere scorretti come Bravo. specie, come Homo sapiens, però quello che si vede, quello che rimane in vista deve essere tutto pulito, perfetto, giusto, lecito, quindi che in realtà però non dà nessuna sostanza, anzi nasconde quelli che sono i problemi. A Esatto. proposito dei problemi, mi sento doppio, non so se anche tu mi senti doppio. Tu ti senti doppio e non lo so, allora io adesso vorrei che qualcuno ci desse un minimo di feedback. Diegone, sei il nostro tecnico dall'altro lato dello schermo. Esatto, o chiunque sia in connessione, se qualcuno si è connesso, perché effettivamente non abbiamo pubblicizzato. Adesso lo mando nella community, vediamo se qualcuno... Si butta dentro. esatto, esatto, però devo andare a prendere il link. Tra l'altro, guarda, a proposito di amici, cose, argomenti, mi ha appena scritto, mi sono le notifiche a schermo, un mio caro amico che lui ha un collettivo musicale Mm? e un progetto stupendo a Torino. Però, visto che suo zio è di qua, di Blanes, si è trasferito e per ricollegarci al turismo, lui ora fa aiuto sulle navi, le barche, quelle, sai, le barche turismo, il Ok. catamarino che prendi sui turisti e fa quella roba lì. Quindi chissà, una bella diretta anche con lui. Esatto, bravo. E al posto che farla per dire il mercoledì che si crea un appuntamento, eccetera, con queste persone che probabilmente sono anche un po' più impegnate, cioè non che gli altri non siano impegnati, per amor di Dio, però ci sono persone che hanno bisogno appunto di essere pianificate tot e mettere in agenda, altre che invece dicono oh, se vuoi c'ho libero adesso e l'adesso, il qui e ora fa sì che diventi poi tutto molto più in essenza. Perché secondo me poi pianificare le cose, preparare mille domande, eccetera, fa perdere un po' la nostra essenza. Esatto, esatto. Sono molto d'accordo che la linea guida, come lo chiamavano 400 anni fa, il Il canovaccio, canovaccio di la Goldoni. commedia dell'arte, mamma mia, professor Ripamonti, ciao, mi ricordo ancora, che tu avevi la novella, avevi una serie, la scaletta di quella che era la trama, qualche indizio di battuta, ma ogni volta che veniva eseguita si faceva in modo differente. E tuttora è rimasta questa espressione quando si fa qualcosa un po' a braccio come linee guida, però poi improvvisate, si dice fare a canovaccio. Esatto, esatto. Di Carlo Goldoni, attenzione. Bravissimo, lui. Allora, sto provando a dire Ecto. Allora, mandiamolo, se qualcuno vuole si collega. E Bravo. quindi, no, volevo dire un argomento interessante che hai tirato in mezzo anche tu. Vabbè, solo il fatto del canovaccio, che abbiamo detto, è cultura, perché veramente in tantissimi non sanno neanche dell'esistenza del. E non perché noi vogliamo insegnare qualcosa, ma appunto chiacchierando, magari uno esce da una live del genere e dice no, il canovaccio, parola. Ok. E gli ritorna in mente tutto. Ti ritorna in mente, è bello come sei. Eh, Tra l'altro, tu segui la Kings League? Che Co- calcio? Conosci, non sai cos'è? La Kings No. League? Ok. Aspetta, è ex giocatori? No, allora, è un torneo di calcio a No, 5. È un torneo di calcio a 5 che nasce su Twitch tramite Piqué, ex calciatore del Barcellona, nonché ex marito di Shakira, e conosciamo tutte le ma è storie. ancora viva la cosa, qua in Spagna, del Shakira che... Beh, ma perché poi Piqué comunque è sempre sulla lunghezza d'onda, perché appunto con questa Kings League ha creato un campionato
calcio a 5 come il nostro CSI, però con regole personalizzate e soprattutto con, come posso dire, un modo spettacolare di intrattenimento di fare calcio. Ok, e ieri sono state le finali proprio su YouTube, quindi in maniera gratuita era possibile vederlo e i Tremont hanno vinto la coppa, è come se fosse la serie. Un club pugliese? Sì, allora, aspetta, non mi ricordo come si chiama lo YouTuber. Aspetta, tu conosci un po' di YouTuber? Così Io volevo. non molto, seguo un po' le divulgazioni italiane dal Nova Alexio, Ok, Capo Indiscusso Supremo sempre, e un po' di Geopop, però di italiano seguo, penso solo Nova Alexio con tanta assidua frequenza, penso di averli visti, se non tutti, qualcuno magari del 2018 mi è scappato, però. ok. Interessante perché, vabbè, un'altra delle idee è proprio quella di promuovere i canali YouTube, ok? E gli YouTuber che fanno cultura, e hai menzionato Nova Lectio, che salutiamo intanto, anche se non ci sta guardando e chissà mai No, quando. dai, Ma lo salutiamo. un giorno ci sarà anche lui a guardarci e dire: Ah, cazzo, bravi, raga, dai, che facciamo due chiacchiere novalettiche. E la bellezza di quel canale è la storia, capire la storia, la geopolitica, i cambiamenti del mondo. Fatti, lui è molto bravo, secondo me, anche se a volte. Io dopo due video stop, cioè too much, dopo i due video non ce la faccio più. Però Ok. mi piace veramente tanto, quindi giornalmente noi almeno un video ce lo guardiamo, ok? Sì, cioè, anche Perché. perché ormai è diventata una cosa, è riuscito ad arrivare a un livello così forte da avere tante persone che lo aiutano sul canale, tanti video non li presenta neanche lui, tutte le ricerche gliele fanno altre persone e quindi riescono ad avere una cadenza molto alta con un prodotto molto di qualità e sempre lui nasce con, parlando un po' più su tempi antichi, guerre persiane, greci contro romani o cose del genere, mentre adesso per andare più incontro al pubblico di adesso, che belli persiani, stupendi, però dimmi che cosa sta succedendo adesso in Palestina, dimmi perché adesso sta lottando lì così, dimmi perché là in fondo c'è un problema. E quindi insomma attualizzando le tematiche e appunto con tutto l'equipo, la squadra, i creatori che sono dietro il volto, che è Luca o Lorenzo, Giuda, non mi ricordo. Sai che non. Comunque sì, stanno riuscendo a fare davvero bene. Esatto, sì, sono pienamente d'accordo perché è un modo di informarsi ben strutturato, con belle immagini. Infatti io vorrei conoscerli anche per vedere un po' il dietro le quinte del preparare un video del genere. Perché Sì, sicuramente, oltre allo storytelling, cioè, c'è dietro tanta di quella sbatta che. sì. A livello grafico, tra l'altro, sono non troppo, non è che hanno un'unicità grafica che li guardi, diciamo, un Alexio, però sono molto coerenti nel loro stile e molto molto efficaci, diretti, comunicativi, che credo che sia alla fine il punto chiave loro. Hanno un modo completo, esaustivo, però semplice di spiegare tematiche spesso anche molto complesse che lo rende super fruibile e credo che insieme alla preparazione, alla simpatia appunto, del presentatore, insomma, parte integrante fondante del Beh, successo sì, loro. io sono dell'idea che comunque chi conduce, chi crea la cosa, cioè debba essere deve sapere intrattenere perché sennò cioè, si perde, soprattutto su argomenti storici e argomenti comunque di un certo livello. E Verissimo, verissimo. allora, Marza si chiama il tipo che ti dice il presidente, Ah, perché tornando a quel discorso lì, molto divertente il fatto della Kings League che cioè, si prendono dei presidenti che sono degli YouTuber, ok? E questi YouTuber poi creano una squadra di calcio a 5 con gente professionista e non, ex calciatori, la qualunque. questo mi dice di
calciatori, perché avevo visto magari un memino, Tipo un Ciccio video, Caputo ieri era nella squadra delle finali, però è stato divertente perché ogni lunedì c'era l'appuntamento, quindi il live da una certa a una certa, c'erano partite, quindi 40 minuti, però partono in due contro due, quindi portiere e giocatore, e ogni minuto entra un altro, ok? insomma, Finché si riempie, e fanno 20 minuti il primo tempo, anzi ai 18 minuti si lancia il dado. Si lancia un dado e quindi è 1, 2 o 3, ok? E quindi è 1 è 1 contro 1, 2 contro 2 e 3 contro 3. no, vabbè. Capito? Vabbè, E ci sta, infatti lo rende tutto più interattivo, diventa tutto sempre più, meno sport e più gioco. bravo, bravo. E questo è un bellissimo tema. Perché? Perché noi poi abbiamo fatto anche degli sport insieme, perché quando facevamo judo venivi anche, cioè, È vero. Hai ben e detto, che è un mosso. se beh, anche io in realtà mi è venuto in mente in questo momento che c'eri anche tu. Però la cosa Proprio bella. Dino e Luigi che ci hanno accompagnato. Esatto, esatto. E tra l'altro stamattina proprio ero con Gaia, eravamo in spiaggia a fare allenamento e abbiamo fatto un po' di prese, un po' perché lei faceva Kung Fu, ok? Bello. E quindi abbiamo deciso di volerci rimettere a fare un po' di Un po' di arti arti marziali marziale, un po' capito? dell'altro. Esatto, lei sta imparando, cioè lei vorrebbe imparare a fare la verticale. Ok, io un po' ho imparato qualche anno che sto facendo esercizi propedeutici e quindi riesco a stare in equilibrio e lei cioè mi ha ritirato in mezzo alcune cose che non ricordavo e che oggi ci siamo un po' Avete risvelati. rispolverato così. Esatto, ma tornando al discorso nostro, è che nel momento di oggi i genitori vogliono che i figli diventino i campioni del mondo di quello che fanno. Molto E, spesso. Sì. e a mio parere non va bene perché poi il bambino, il figlio che sia, non ha voglia di andare a fare lo sport perché è troppa, cioè la competizione, non tutti sono adatti alla competizione ed è bello Sì. competere quando sei bravo. Se quando non ce la fai è più le paure che la voglia Sì, è di vero. competere. E Sì, a quindi, volte anche se sei bravo, magari sei bravo perché ti piaceva tanto, hai giocato da bambino in strada ogni minuto che avevi a pallone, ogni minuto. Poi si sono accorti che eri bravo e vai a fare la giovanile, vai a fare così e di là, e diventa che devi farlo. E quella che nasce come una gioia, un piacere, un gioco, diventa un'imposizione, una responsabilità. Devi diventare forte come loro, devi così, devi cos'ha, e il bambino, o la bambina che sia, non implode, però inizia a viverlo in una forma diversa, meno piacevole, appunto, meno giocosa, penso che sia la parola chiave, gioco. E quando perde quell'aspetto lì, ci sono persone che sono già professioniste dentro, anche a 8 anni, e dicono, va bene, sarò un campione, e gli piace, traggono godimento anche da quel lato, sono più forte e voglio migliorare per essere ancora e ancora e ancora più forte. Però però deve venire da dargli te questo, uno secondo sviluppo me. normale, o per esempio l'esempio di questo della pressione eccessiva, nociva, che può colpire anche il supercampione, la supercampionessa, campionessa Simone Biles, ginnasta statunitense, grandissima promessa, 1000 ori, così cos'ha, all'Olimpiade, credo che fosse Tokyo, se non sbaglio, o Ok, quella non lo prima, so, alzo le mani. o Tokyo per un giorno, che si è ritirata. È arrivata tipo il giorno prima, ha detto Ah, è una vero. gara, ha detto no, basta, mi tiro fuori perché non ce la faccio, troppa pressione, non ci sto dentro. Esatto, esatto. E secondo me proprio questo fatto della pressione non permette ai ragazzini di crescere bene, anzi si instaurano paure, barra insicurezze che fanno sì che alla fine il bambino si mette a giocare alla PlayStation che non viene giudicato perché alla fine non c'è Esatto. nessuno davanti e diventa il leone della tastiera che deve insultare quelli che, cioè, guardiamo il calcio Sì. e guardiamolo da un punto di vista critico. Cioè, quanta gente oggi su Facebook vive di frustrazione e
da allenatore di squadre di Serie A che è solo nella sua testa. E questa è la frustrazione di chi non ce l'ha fatta e che si sente che può parlare perché non si sa perché. Cioè, io credo perché parli. Non si è detto da nessun pulpito, però predica. Esatto, esatto. E il fatto di predicare e, non ha alcun senso perché diamo un'educazione sbagliata a quello che o in televisione che urlano Sgarbi, tutta questa gente qua. Sì, E questo ce l'avevamo come ministro, cioè ce l'avevamo in Parlamento quella bestia lì, vabbè. esatto, bravo. Cioè, infatti Ce l'ha tirato fuori a peso per i piedi l'ultima volta. io Ce l'ha tirato fuori cerco. a peso. Ma ragazzi, vabbè, scusate. No, Apro e no. chiusa parentesi. E questo è, secondo me, è invece un modo giusto di parlare di politica, nel senso che non vogliamo aprire il fatto vota a destra, vota a sinistra, a parte che non esiste più nella destra né nella sinistra ed è tutto un Ah, pagliacciume, ma questo è un altro discorso. Il problema qual è però? Che chi ci rappresenta ormai sono degli attori. Non sono dei politici, cioè la polis, e questo argomento lo facevo, non mi ricordo con chi, ma la polis, la politica nasce dalla polis, quindi dalla comunità che parla e ha un rappresentante che è il politico che rappresenta appunto un gruppo di cittadini che hanno delle idee. Questa dovrebbe essere la politica, non che io, Stefano, mi candido e quindi vado a fare qualcosa che qualcun altro mi dice. Non funziona così. Ed ecco perché sì. nel 2025 in questo momento le cose stanno funzionando male, molto male. Poi, Eufemismo veramente dire male, sì. poi per me e te probabilmente vanno diversamente perché viviamo un nostro sistema, però dobbiamo comunque vivere il sistema reale, quello che appunto bisogna pagare le tasse, bisogna andare al supermercato, bisogna fare quello che... Però Sì. sviluppare pensiero critico, cioè il pensiero critico è diverso secondo me, e non secondo me, cioè è diverso dal pensiero, cioè tu hai fatto una cosa e io ti giudico. Cioè critica e giudizio sono due cose diverse. È vero. E questo è molto importante. Comunque, allora, intanto ci sentiamo bene e già è una cosa positiva. Si sente finalmente. Esatto, esatto, esatto. Avevo già avuto questa notizia, ma però stavamo chiacchierando e mi piaceva rimanere No, così. Poi, poi, ehm, ieri, no, l'altro giorno stavamo parlando con Nico, cioè, tra l'altro abbiamo fatto questa bellissima intervista che purtroppo ha avuto alcuni problemi, ma riusciremo. Abbiamo trovato, adesso sto aspettando che mi inviano dei video col drone delle Isole Canarie che ho già. Bello. E quindi mentre lui parlava e raccontava delle Isole Canarie, andremo a montare un video con quella parte, ok? E poi spero successivamente avremo modo di ristare con Nico perché comunque non so tu cosa ne pensi e poi non lo conoscevi, però in tanti mi hanno detto che è stato un bel intervento. Sì, sì, assolutamente. Poi si vede che è una persona abituata a fare quello che fa, a stare dall'altra parte della videocamera, anche se diceva la prima volta che lo faccio con altra gente, comunque è abituato a stare da solo, però, e quindi esprime molto bene quello che ha da dire e ha da dire cose molto interessanti. E tra l'altro ha delle realtà sue aziendali o comunque di canale di YouTube molto molto interessanti, quindi è molto valido lui di per sé e secondo me possiamo tirare fuori una bellissima collaborazione. Sono pienamente d'accordo, cioè tu pensi, perché poi non abbiamo avuto modo, perché poi non mi funzionava il microfono, però io ho conosciuto loro, lui, la società, nel 2021 o 22, quando Diegone Palmolive tornò qua, ok, in vacanza, e dopo ti racconto anche come ci siamo conosciuti io e il buon Diegone. E torno qua dicendomi: io sto seguendo sti ragazzi che fanno video su YouTube, che parlano delle Canarie, così e cosà, bli bli bli, bla bla bla. E ho un appuntamento, e quindi siamo andati su in taxi, tra l'altro, perché io non avevo la macchina. E a metà isola
Allora, Tommy si sente un po' metallico, ok? E questa cosa la dobbiamo risolvere. Questo è un problema del... Allora, aspetta un attimo però, voglio provare solo a fare questo cambio e mi dite, grazie madre intanto, tra l'altro anniversario di matrimonio dei 38esimo anniversario, no? 38esimo anniversario, sì. Allora, parla adesso. Tanti auguri. Ok, così. Così Sì, ho, aspetta. ho alzato il microfono che non è più coperto, magari si sente meglio, però non credo che fosse la causa del metallico. Non lo so, allora, perché ho cambiato io l'uscita e vediamo qua se può cambiare qualcosa. Non lo so, non lo so. È il bello di questo, cioè facciamo le prove. Serve a questo, infatti. Serve a questo totalmente. E quindi no, ho perso un attimo il là del discorso. Ah no, del buon Nico e di come siamo conosciuti. Siamo andati su ed Eravate in taxi, ci hai lasciato che eravate in taxi. esatto, eravamo in taxi, siamo andati su e appunto ci siamo parlati. Io stavo iniziando a fare la radio, cioè comunque erano, forse era il primo anno. Oh, si sente benissimo adesso. Oh, Oh, fantastico. ok, bene, vedi che tutto è il buon Diegone. Come siamo conosciuti io e il buon Diegone Ancora non ti Palmolive? conosco, ma già ti voglio bene, guarda. Ah no, ma lui vorrà, poi è pure interista e quindi cioè, siete pure fratelli della squadra. Che sai che io la tifo quando scopro che gioca e quando vince. Se Onesto. perde, tipo, "Beh, viva il calcio, bel gioco." Ma io, cioè, io uguale con il Milan, eh. Attenzione, ce No, l'hai. no, non è vero. Non è vero mai, Ste, non è vero. No, allora, no, aspetta. Nel senso che se perde non mi metto a piangere. No, quello che è, No, questo è vero, questo è vero. poi il resto sì, no, cioè, io so sempre quando gioca il Milan, assolutamente. No, no, Però chiaro, quando però vai... non sopporto chi, cioè, quando perde debba, cioè, finisce lì, capito? Il bello del gioco del calcio. Non mi devi parlare oggi perché il Milan ha perso. E vabbè, fra, minchia, non sei più una persona perché ha perso la tua squadra. Cioè... Bravo, esatto. Comunque dice Diegone che è in ansia perché stasera l'Inter si gioca il campionato, non so se lo sai, ma stasera, cioè, Ma scusa. Ah no, perché non è questo sabato no, il la prossimo sabato Champions. c'è la Champions League. Oggi gioca? Allora, questa sera, così parliamo di campionato, giocherà il Napoli e l'Inter in contemporanea. Cioè, nelle A due che ora? partite, Napoli-Cagliari e Inter, Diegone, ricordamelo, scusami che non mi ricordo. Vabbè, comunque, e giocano in contemporanea. Le altre partite giocano tutte domenica di campionato, ok? Bologna e Milan, che non hanno più niente da giocarsi, che sono le nostre squadre, giocano in orario, infatti, domenica il campionato, ciao. E chi, Domenica alle 13, orari improponibili. dice purtroppo ce la siamo già giocati, probabilità bassissime. Effettivamente l'Inter, a Como, wow. Dai, cazzo. Beh, Sì, beh, però quell'ultimo gol della Lazio, mannaggia che ci ha fatto pareggiare e non vincere, ci ha eh sì, perché se tolto... lì aveste vinto, allora tutto era tutto dalle vostre mani. Perché non potevamo perdere contro il Como, dai, mi auguro vivamente, bella E, Como, però... e allora, il fatto che il Como è arrivato decimo in campionato è stato Minchia, incredibile. bravi. Fabregas è arrivato dopo il Milan nono, che è imbarazzante. Madonna, veramente? Una Che schifo, stagione. no, mi Guarda, ho dispiace. avuto la fortuna quest'anno di vedere allo stadio le più belle partite che sono state Milan-Inter e a Madrid Real Madrid-Milan, che il Milan ha Beh, vinto dai. e cioè il derby avevamo fatto 1-1, però era stato molto figo. E Sei stasera il andata bene, Napoli. hai visto le partite giuste, dai. Esatto, esatto, ma poi per il resto, ragazzi, da dimenticare la Vale stagione. quest'anno. E comunque il Napoli stasera contro il Cagliari, se vince, vince il campionato. E Dai, quindi... Sardegna, per favore, tutti uniti contro il Napoli. Ah, Venga. noi abbiamo un amico che saluto, Matteo Forza Casteddu. Matteo, Matteo. Praticamente l'abbiamo... Con un cognome del genere. No, 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 non si chiama Forza Casteddu di cognome, però lui dice sempre Forza, perché Forza Casteddu, cioè Casteddu dovrebbe essere il No, Cagliari. questi due erano la tua squadra, come se avessi detto Stefano Forza Milan. Esatto, Cognome esatto. interessante, no, non è... Noi lo chiamiamo Matteo Forza Casteddu. E Ci sta. praticamente questo tu immagini, cioè,
Perché poi vedi, posso aprire miliardi di parentesi su conoscenze. Sto signore l'abbiamo conosciuto al Milan Club di Fuerteventura, che saluto a nord a Coraleco, ok, tutto il club, e a Milan Cagliari, che era il mio compleanno dell'anno scorso. Ok, maggio dell'anno scorso andammo con tutti i miei amichetti qua, andammo a Coraleco che c'era anche la Holy Dance Festival, quella dei colori, e andammo a vedere questa Bello. partita che era la ultima di campionato. E conoscemmo lui che venne così al Milan Club da Cagliaritano. Ok, Insomma, Milan Cagliari così. no, pur di vedere la partita con degli italiani, Bravissimo. no, che coraggio, stupendo, È stato bellissimo. meraviglioso perché abbiamo creato una bellissima amicizia e tutto, lui adesso si è trasferito perché in quel momento era in vacanza, ok, però ci diceva no perché mi trasferirò, verrò a Porto del Rosario e tra l'altro uniamo che è venuto con Nico, cioè è stato Nico a fare tutte le pratiche per farlo venire No, e quindi bellissimo, vedi? funziona. Totale, tutto si chiude, tutto Tutto torna. si chiude. E niente, quindi lui è venuto qua e iniziò a creare anche il Cagliari Club. Il Cagliari Club di Forteventura. C'era lui, la Lui, moglie, il lui. proprietario, basta. E poi ci diceva, ragazzi, mi dà 2 euro per entrare, vi pago io per entrare nel club. No, mi do 2 euro, cioè vi offro una lattina, dai. Sì, devastante. E però adesso abbiamo creato questa Bellissimo. bella amicizia. Tra l'altro, lui adesso non ho capito se è tornato in Italia per delle cose. Però, tipo, lui di calcio sa tutto. Ok? Cioè, sa anche gli scarpini che aveva un calciatore in una determinata partita. Ok, Tutti i è dettagli più devastante. irrisori, futili, lui li sa. Bravissimo, cioè quelle cose che dici, ma che, come cazzo fai a saperlo? Uno, come l'hai scoperto? Due, che cazzo te ne frega a te? Tre, che cosa me lo dici? Cosa me ne frega a me? Cioè... Però, capito, sono quelle piccole No, ovviamente, no, danno colore, da danno bar. colore. Ovviamente sono le chicche da bar, non da... Però è Da Cagliari divertente. Club Forteventura. Esatto, aiù. E invece con il buon Diegone, ti stavo raccontando, ci siamo conosciuti nel 2020, qua, a Costa Calma, dove io stavo facendo l'animatore, ok? Lui venne perché aveva delle conoscenze di ragazzi, tra l'altro anche Beppe era, cioè, vabbè, poi l'ha conosciuto qua, però era uno dei suoi primi, è stato uno dei suoi primi amici, quindi vedi che anche qua tutto si riconnette. E praticamente lui mi disse una frase, e la voglio dire in live. Lei mi disse: Tu sei il cavallo su cui voglio puntare. Ok, quindi dal primo Ah, giorno che mi ha visto, lui ha capito che io avevo un qualcosa di diverso. Ok, lui, personaggio che vive gli hotel e i villaggi da una vita. Ok, infatti, poi mi piacerebbe in un altro intervento. Quando parleremo bene di vacanze, che non abbiamo fatto mercoledì, tirare in mezzo anche persone come lui che vivono i villaggi, cioè hanno vissuto i veri villaggi dei tempi e tuttora sì. cercano di fare la vacanza, sai, con l'all inclusive che... Guarda qua, spettacolo zio e avevo ragione. Sboh! E con lui si creò una bellissima amicizia. E infatti, poi quando tornai in Italia andai a trovarlo. Poi lui ogni volta viene qua. E tra l'altro, signor Diegone Palmolive, e Palmolive non è il suo cognome, attenzione. Palmolive è una storia di villaggio. È una storia di villaggio ed è una storia da raccontare in Aletto Bimbi, perché adesso non la possiamo raccontare. Una notte la racconteremo. Vabbè, cazzo, mi sono perso. Cosa stavo dicendo? Madonna, vedi che... L'hai conosciuti? No, volevo dire un aneddoto. Cavallo su cui puntare. Ah no, 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 volevo dire a Diego, attenzione, che ho sentito i politici e tra l'altro stasera ho una telefonata, teoricamente, con un politico qua di Pacara, che la carpa sembra si faccia. La carpa che cos'è? È l'unico evento con musica elettronica a Fuerteventura. È un festival, ok, di 2 settimane che va a colorare il campionato del mondo di windsurf e kitefoil, ok? Che si fa qui a 10 minuti da casa mia, per fortuna, perché è la spiaggia più bella e più attrezzata per fare questa cosa.
e quindi sembra che si farà la carpa, perché fino ad oggi non si sapeva niente, qua è tutto super lento, ok? Cioè tu pensi a un festival internazionale, tu lo prepari 3 giorni prima, ma questa è un'altra storia, adesso non voglio Va fare... bene, dice che Non facciamo polemica, non facciamo polemica. Bene, intanto sono contento che riusciate a seguire. Grande, sto aspettando, ma l'anno scorso l'hanno ufficializzato il 9 giugno, dici. Ah, ok. Vedi, cioè lui ne sa molto più di me. Lui sì. è connessissimo con tutto quello che... Cioè, infatti, poi ti Vibration sta continuando a funzionare da anni, anche grazie a Diego. Perché a Diegone? Perché lui comunque quando sono in down, lui mi manda le frasi e mi manda tutte queste cose che mi fanno ritornare sulla via, perché non bisogna mollare un cazzo e la vita ci metterà sempre davanti difficoltà, perché è normale. È importantissimo veramente avere una persona che non siamo infiniti. Per quanto uno possa avere una fiamma grande dentro, ogni tanto ti si appaga un pochino. E invece Bravissimo. avere una persona che ti torna lì a smuovere un po' le ceneri, ti butta un po' di benzinetta, ti mette un legno nuovo, ti dice vai pedala, è veramente Bravo. utile. Io giusto ieri, io ho il mio amico, miglior amico, la persona più importante della mia vita, in dubbio, Andrea, appunto, che fa lo executive chef in Brasile di 4 ristoranti. Il grande E è Gugliux. un lavoro molto stressante e molto impegnativo Mhm. e io aiuto lui aiuta me, però ci usiamo tanto proprio per quando siamo in down, quando è tutto difficile, sono problemi così, riusciamo a darci una spalla utile e efficace, anche una bella scrollata, non sempre ma sì, vedrai, va bene, anche tipo no, stai sbagliando, questa cosa va cambiata. Sì, Ed è esatto. veramente bellissimo poter contare nella propria vita su una persona che possa avere un ruolo così importante, un effetto così grande sulla propria vita. Non è facile avere persone così. Io mi ritengo molto fortunato ad avere il rapporto che ho con lui ed è unico il rapporto che ho con lui, senza dubbio. Quindi va costruito, bisogna dare cura, bisogna dare acqua e da mangiare sempre alle relazioni, È però tutto i quando rapporti vengono sono vive bene vitali. è la cosa più preziosa che possiamo avere veramente. Sono davvero d'accordo con te, Tom, perché cioè non siamo, come hai detto tu, non siamo una fiamma infinita. E quindi, ma poi la bellezza del confrontarsi, la bellezza del avere i punti di vista e tutto questo progetto nasce per quello, per avere diversi punti di vista, perché io non posso sapere sempre le cose o dire le cose giuste, capito? Uno si prova, uno tante volte mi capita di essere poi nel ruolo di dover aiutare le persone perché avendo una fiamma molto forte la gente mi scrive, però Sì, anzi a volte anche la fiamma troppo forte non aiuta a esatto. aiutare, cioè lì è tutto Guarda, un... e butto dentro l'altro proverbio sul fuoco che il vento spegne il fuoco piccolo ma alimenta il fuoco grande, quindi bisogna sempre stare attenti quando si va ad Bravo. aiutare una persona. O altra cagata, altro flash, ne parleremo poi, le pubblicità, Mm. che secondo me sono uno specchio bellissimo della società e delle persone del mondo d'oggi. Comunque, Dodge Ram, pubblicità di parcheggio, macchinina che non gli andava la batteria, attaccano i cavi, il Dodge Ram sgasa per dare potenza alla batteria, l'altra macchina esplode. Della serie, mi stai aiutando troppo, io esplodo perché non sono pronto a ricevere tutta Bravo, questa quantità. Quindi bravo. veramente, e qua torniamo e chiudo questo piccolo cerchiettino sulle vibrazioni, la lunghezza d'onda, la frequenza per poter vibrare insieme è fondamentale. Nessuno è giusto o sbagliato, nessuno è così o cos'ha. Viviamo di relazione, la risonanza tra due persone, tra due entità, tra due progetti è fondamentale. Due progetti possono essere validissimi di per loro, due persone fantastiche di per loro, però perché ci sia un mutuo rapporto, perché ci sia una relazione, bisogna essere sulla stessa lunghezza d'onda. Sono pienamente d'accordo con te, totalmente.
Allora, tra l'altro insomma, ho messo sulla televisione che abbiamo qua dietro, nello studio virtuale, però me ne ricordavo un'altra, la Frequency Energy Vibe, praticamente c'è questa pagina che mi ha iniziato a seguire tempo fa la segue tutti i giorni, io mi vado a leggere queste vibrazioni o comunque questi messaggi che ti danno quella piccola spinta. E questa diceva, la guarigione dell'anima inizia quando smetti di combattere il passato e inizi ad abbracciare ogni parte di te con amore. E partendo da questo fa sì che è inutile che stiamo a pensare al passato, al futuro, quello che è. Cioè, fai. Infatti stamattina non avevo voglia di andare a allenarmi, Sì. minimamente. Sì, sì, sì. Nasce tutto. Ah, Tutto guarda così, questo. bello. Questo avevo Lasciare che le letto. cose vadano. Ogni istante, Prepararsi. scusa, ogni istante presente è Scusa. una nuova possibilità per riallinearti con chi sei davvero. Anche questa è fondamentale perché troppa gente pensa di essere fallita, ma non sei fallito. Sì. Abbiamo poi questa cultura, questo modello di vita economico-sociale che ci propone l'Occidente di oggi, chiamiamolo il consumismo, il capitalismo, come volete, ci porta proprio a essere, a vivere e lavorare, fare tutto per un obiettivo e non è mai la piacevolezza della vita o il benestare l'obiettivo. È sempre il produrre, l'essere il quadratino perfetto in questo grande castello di Lego e non si lascia alla persona, o meglio, non si lascia, si rende difficile alle persone poter vedere e dopo averlo visto ulteriormente è difficile scegliere uno stile di vita alternativo, un po' come dicevi tu bene, siamo ancora nella società, in pieno nella società, siamo in una casa, viviamo, andiamo al supermercato a fare la spesa e paghiamo le tasse. Però ci sono forme di vivere in questa società un po' a lato che ti riescano a dare una piacevolezza di vita e comunque sì, sono parte di questo sistema sociale. Non siamo nudi Esatto. nelle foreste, siamo nudi in città, diciamo. Esatto, esatto, bravissimo, esatto. Tra l'altro anche Diego dice, esatto, serve il confronto, l'aiuto, la verità, la stima nelle persone. E la verità è importantissima, ha detto, perché come dicevi tu con il rapporto che hai con Guglio, che salutiamo, il tuo amico ti deve dire la verità. Cioè, se tu stai facendo una cavolata, non è perché è un tuo amico, allora... Cioè, no, io ho la fortuna, con Fonta, adesso magari arriverà più tardi, e ce l'avremo in live, cioè facendo questo avremo in live anche Fonta finalmente, non Sì. vedo l'ora, perché Fonta è tipo una delle persone più preparate culturalmente, di storia, di che, cioè lui può parlare veramente di Ma tutto ed è tutto. meraviglioso Grande. ascoltarlo, ok? Però piano piano lo smuoviamo. E però anche lui, quando magari faccio cose, o lui uguale, cerchiamo di dirci la verità, ok? Cioè lui mi dice, secondo me no così, secondo me no così. Tra l'altro l'altro giorno, dopo la live, che ero un po' triste e frustrato perché avevamo avuto gli errori, mi ha detto, mi fa, ma perché non la fai offline e la montate? Però questa cosa mi ha fatto proprio riflettere sul fatto che no, non dobbiamo fare la montatura, perché sennò allora siamo come tutti gli altri. Ok, Sì. cioè facciamo, ok, siamo noi, invece la live è essenza, cioè tutto quello che ci stiamo dicendo adesso è essenza. Se noi questo video lo stessimo facendo offline, poi lo andassimo a riguardare, taglieremmo tutte le cose che sono essenza. Capito? Cioè io Che non... sembrano superficiali, però in realtà è proprio quello il punto. Dove il nostro obiettivo è il salotto, non è che tu in salotto vai, ti prepari e poi vai a chiedere, cioè deve Bravo. essere spontaneo, naturale che salga dal cuore. Bravo, e la risata e la pausa e il live è. Poi dopo è ovvio che il materiale si taglia e si riutilizza. Cetriolino. Tom mangia Madonna, cetrioli, che col green lo screen non facciamo si in vedono, live, ragazzi. un pecorino allora, vai. Comunque, da invece My Personal Calma, che vi invito a seguire, è la vibrazione di ieri che riprende. Ci sono persone che arrivano nella tua vita per illuminarla.
altre per cambiarla e altre ancora per ostacolarla. Ognuno di loro ti insegna la stessa cosa in diversi modi, che puoi superare tutto purché continui ad amarti. E quindi anche qua, cioè, amiamo noi stessi, non seguiamo quello che ci dice la società, perché io un esempio che faccio sempre che mi aveva incuriosito tanto è il fatto delle gare, ok, tra animali. Ok, se tu prendi un elefante e lo metti a fare la gara di nuoto, non sarà mai forte, ok, nonostante sia un elefante, ok? Mentre se prendi un pesce e gli metti a fare la gara di salire su un albero, non sarà mai. Ognuno è bravo nel suo, trovate la vostra strada e perseguitela. Fate quello che pensate sia giusto per voi e sarete felici. Questo secondo me è Mi viene, purtroppo mi viene da spezzare una lancia nei confronti di quelli che si sentono scoraggiati nel provare e non riuscire a trovare la propria via, il proprio Sì. talento, il proprio campo nel quale si possono esprimere in pieno. Perché, e mi ricollego a quello che ho detto io precedentemente, questa società ormai ti incanala come devi essere quel quadratino lì di cui ho bisogno io. Non devi esprimere tu la tua essenza, tu devi diventare quello di cui io ho bisogno. Quindi studia quella roba lì, vai a fare quello stage lì, vai sottopagato là per poi avere quel lavoro lì. Ed è sempre Esatto. più difficile per le persone, secondo me, riuscire a trovare veramente, avere modo e tempo di dedicarsi alle proprie cose, perché siamo sempre così con l'acqua alla gola, che non puoi dire mi prendo 3 mesi di aspettativa e Sì, vado a nessuno lo fare quel fa, nessuno tentativo lì. prende il coraggio di farlo. Perché è sempre più difficile trovare il coraggio di farlo. Mm, 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 mm. Certo, deve venirci da dentro, però se uno ti toglie tutte le scarpe, tu puoi comunque continuare a dire voglio andare a fare la maratona, però poi farla a piedi nudi è il doppio della fatica. No, no, è verità, infatti spezzo una bella lancia, è giustissimo perché molto spesso mi è capitato, ma senza cattiveria, io poi cerco, cioè tutti gli errori che faccio nella vita sono dovuti a ho fatto e hai ricevuto un torto, ma senza che io volessi farti un torto, ok? Perché tante volte hai delle persone davanti e volente o nolente gli fai del male, ma senza volerlo e mi capita appunto di raccontare la mia esperienza e di metterla come se fosse tutto facile, ok? E non è un cavolo, niente facile, però nel senso io mi sono trovato in un momento di Covid a dire ok, cosa faccio? Mi apro una strada mia tutta nuova o torno nell'ambiente familiare? Il 90% avrebbe detto torno nella famiglia, ok? Per me invece è stato talmente tanto sentito dentro quello di non tornare a Vimercate ma rimanere qua che dico ma raga cioè vai prendi coraggio però non è così vero, Sì. non è così vero, infatti a volte ho ferito delle persone senza volerlo come dicevo prima perché la mettevo giù talmente facile che queste persone si sentivano distrutte. È vero, è vero, è vero, è vero. Guarda, mi è venuto in mente un esempio di una delle persone alle quali tengo di più in assoluto, una mia carissima amica, probabilmente la mia, una delle mie, non la mia, non la più vecchia amica, però la mia seconda più vecchia amica probabilmente, che ha un negozio di estetica e lo fa benissimo. Lei è fantastica in quello che fa, è bravissima, sia a livello professionale che a livello personale, quindi non solo fa un bel lavoro, la gente ha voglia di andare lì. E lei però, com'è, è una persona buonissima, estremamente buona. E io le dicevo, cacchio, ma rallenta un po' i ritmi, non mi puoi lavorare dalla mattina presto alle 9 di sera tutti i giorni e il sabato pure e ti devi prendere il giorno libero con un mese e mezzo di anticipo. Certo. Tira un po' il freno, cioè pensa anche un po' a te stessa. Invece vedo che spesso è proprio difficile riuscire a, anche se Lasciare lei ha andare. un'attività sua, dove ha tutto il controllo e ha un successo incredibile, quindi anche a livello monetario non le entro in tasca, però gira bene, potrebbe Certo. assolutamente prendersi un po' di riposo, diciamo, e concentrarsi di più sul proprio benessere. Viviamo veramente, soprattutto poi la Brianza, il chiuso della Brianza, ti rende incredibilmente difficile
riuscire a fare quella roba lì è come andare da un computer che è stato programmato in quel modo e fargli cambiare idea. Bravo. Non si riesce, ma perché proprio a livello intimo, come il mio Andrea, il mio amico di prima, diciamo, il safety chef, parlando, non sono le condizioni del lavoro che lo fanno stressare e lavorare così tanto, è lui che sceglie quasi, cioè non sceglie, scusate, non può quasi farne a meno, come io non posso fare a meno di certe cose che so che dovrei cambiare e non riesco. Abbiamo degli imprinting mentali veramente forti, dobbiamo fare una fatica incredibile a romperli, ma quando li riesci a rompere e vedi fuori, quando rompi il mito della caverna di Platone, quando vedi che il mondo è fuori, non devi guardare le immaginiette riflesse dalla luce sul fondo della caverna, lì ti rendi conto e non torneresti più indietro. Pienamente d'accordo, guarda, e infatti adesso ti dico, intanto Diego dice la tua comfort zone è il tuo mondo e quindi quando sei dentro nella tua comfort zone, cioè quelle sono le cose che vede la tua testa, cioè alla fine ci sono mille discorsi che poi spero con calma, adesso non entriamo troppo dentro, però in questo salotto, in questo spazio che stiamo creando, qua dobbiamo parlare di quel cazzo che vogliamo, ok? Di quello che vogliamo. Discorsi filosofici o discorsi stupidi, qua. Qua è il posto giusto. E vado a rileggerti perché giustamente adesso dobbiamo trovare anche il modo che tu legga la chat. Ok, così almeno ce l'hai anche. Però piano piano ci arriviamo. La verità crea fiducia. Sono che mi si è rotto l'enciufe, proprio la parte dove metti il cavettino del tablet. Devo portarlo, e anzi non devo portarlo. Oggi, mannaggia a me, lo porto a riparare, quindi avrò il tablet, si potrà fare tutto. Esatto, se hai un tablet poi dopo Ma diventa... con due schermi, uno mi riprendo, uno guardo la live, meglio ancora. Esatto. Esatto, anche se poi guardarti la live è sempre un po' di buffering, però almeno c'hai la chat e tanto non... Esatto, non serve anche che tu, cioè che rispondiamo, cioè Diego adesso ha scritto un po' di minuti fa, però almeno ce l'hai, capito? E Sì. perché magari io mi meno via, c'è un messaggio per te ed è bello magari che anche tu intanto ci pensi mentre io sto a chiacchierare. Questo vedi Non che... debba farmi più da filtro, ma possa essere io Bravo. direttamente, sono molto d'accordo. Bravo. E quindi dice che la verità crea fiducia e la fiducia è la base di tutto, dai mercati azionari a qualsiasi situazione al mondo, fiducia in un progetto. Cioè, effettivamente una delle parole più importanti è fiducia. Quando ti fidi di una persona, tu gli dai anche le chiavi di casa, gli dai il cuore, Sì. ok? E la mancanza di fiducia crea al contrario, crea ansia e Instabilità, dubbio. ansia, sì. E il È dubbio crea paura. La paura crea pensieri maligni e quindi andiamo. Questo anche con l'ayahuasca è stato. Cioè, una delle prime parole che sono riuscito a dire alla mia rinascita è stata: il dubbio non esiste. Il dubbio crea paura. Cioè, te lo giuro. Sì, non riuscivo a parlare. Una delle prime cose che ho detto poi è stata questa. Perché è verità. Il dubbio. Sì. Infatti, l'ayahuasca cosa fa? E poi vabbè, faremo una live dedicata. Cosa fa? Tu quando hai un dubbio, quando inizi a pensare e dire no, ma non è così, è cosa è, inizi a vomitare. Perché? Perché non devi dubitare. La via, quello che vedi è la verità. Ok, se tu dubiti la verità, l'ayahuasca ti dice, ah, quindi stai dubitando di quello che io ti dico, ok, vomita. E quindi allora dopo un po' smetti di vomitare e dire, ok, mi abbasso a quello che È è. bellissimo. È devastante, sì, è bellissimo, Tra l'altro, ovviamente. un mio amico, non posso dire caro amico, era un conoscente, però che l'amico comune che sta qua a Barcellona. Siamo andati Ok. entrambi da lui e quindi ho potuto passare un po' di tempo con questo ragazzo. Ok, E lui adesso ha fatto un cambio vita e sta seguendo, è dentro questo collettivo, lo chiamerò collettivo, che gestisce l'avvicinamento è una società spagnola, però opera anche in Italia, loro sono sul lago di Como, ok, e avvicinamento delle persone a queste piante terapeutiche ok. naturali di forma appunto ben guidata, molto consapevole, e lui lo ha fatto come cliente, diciamo, per curiosità,
si è innamorato, cioè lui adesso sta dedicando, tra virgolette, la sua vita a quello. E quindi niente, tra la tua esperienza, la sua esperienza, le conoscenze pregresse che avevo, sono molto curioso, sono molto Chiaro, curioso di ma provarlo. guarda, e poi chiudo l'argomento perché poi dopo l'argomento ayahuasca e allucinogeni è molto difficile e quindi bisogna farlo in ambiente protetto, ma soprattutto, cioè, partendo... Apriremo, apriremo la rubrica a letto bimbi in forma Esatto, seria e esatto. lì mettiamo dentro, perché ne abbiamo di roba da parlare sulla letto Esatto, bimbi, ma poi anche in realtà quando poi iniziamo a parlare di olistica e quindi con qualche sciamano, con qualche persona che ha un centro olistico, di questo se ne può parlare perché appunto... La mia compagna ha una sia libreria che appunto di centro olistico, massaggio olistico, le pietre, le energie, le vibrazioni, questo e l'altro. Lei non parla italiano, Non però passa insomma nada. tra castigliano e inglese sicuramente ce No, la ma tiriamo fuori. è perfetto. Guarda, ieri è venuto qua un ragazzo argentino che ho conosciuto nell'ultimo periodo e gli ho detto da oggi avremmo iniziato questo salottino per imparare. Grande Diegone, grande, grazie intanto per essere stato con noi e per averci dato le tue opinion, questo è fondamentale. E dicevo, la cosa bella sarà che se lei un giorno vuole dare la sua testimonianza, apriamo, magari lo annunciamo il giorno prima, perché secondo me se facciamo delle live a caso possiamo farle senza annunciarle e parlare, esatto. Mentre se c'è una persona è bello anche, ma anche solo il giorno prima dire ragazzi domani a quest'ora siamo in live parlando di questo, chi vorrà esserci c'è, chi non vorrà esserci se la Sì, guarda sì, sì, sì. registrata. Ma appunto, guarda, mi ricollego al fatto di dire la live importantissima, fondamentale il fatto che sia live e non che ce lo registriamo in studio. No, pausa, aspetta, ripeti. Però è bello perché appunto abbiamo sia la freschezza del produrre live, però poi fa tutto il montaggio e quindi poi diventa anche fruibile il video singolo già tagliato, però avere la nascita live e poi comunque la moderazione, il taglio, rendere fruibile diciamo il prodotto è una combo bella Sì, e sì, efficace. è importantissima perché si fa il lavoro una volta, ok, del creare il materiale e poi dopo, certo, c'è sempre una seconda parte di taglio, ma che può essere anche più rallentata. Perché? Perché comunque uno il video lo può già riprendere dalla live, e quindi gli argomenti, poi adesso il bello di YouTube e piano piano svilupperemo, cioè YouTube lo impareremo a usare sempre di più, che comunque si sta sviluppando anche sempre di più, cioè ti dico io già da 2 anni fa quando facevo questi tipi di live a oggi ti permette di mettere 1000 cose molto più velocemente, molto più facilmente, ok? E Sì, sì, questo è top, è top. un bel lavoro. Comunque è stra interessante vedi fare così, proprio perché chiunque ci dica sì dai ci sono, boom, ci lanciamo in live. Adesso proverò a fare delle live anche da fuori casa, dovrò riuscire a farle e niente. Tra l'altro, mercoledì saremo al centro giovanile. Sto ancora aspettando che mi mandino il materiale, ma lavorare a Abbiamo Fuerteventura. capito che da quelle parti è tutto abbastanza tranquillo, troppo quasi. No, eh sì, esatto. Cioè, il problema è che la nostra bilancialità, diciamo, qua a volte si scontra. Perché tu dici, porca miseria, abbiamo detto mercoledì, cioè oggi è venerdì, mandami tutte le cose che io vado a studiarmi, ne parlo con il team. Prima li ho anche chiamati, non mi ha risposto nessuno. Sì, perfetto così proprio, Cioè, guarda. capito? Però vabbè, oh, tanto io sono amante dell'improvvisazione. Però io credo sempre che un minimo di preparazione è fondamentale, soprattutto se mi è stata richiesta dei determinati argomenti che non sono quelli che ho deciso io. Perché se sono cose che Quindi decido io, dico, a vabbè, ragione me lo chiedete voi, ma non mi ne, non mi nelle date condi- gli strumenti per fare quello che mi avete chiesto, dici vabbè. E per questo, capisci? guarda, mi viene da dire, invece io mi trovo particolarmente bene qui in Catalunya
probabilmente anche perché è molto, cioè la Catalogna è bellissima, questa parte in particolare, perché è una via di mezzo tra Lombardia, nell'etica del fare, noi siamo bravi, siamo seri, così cos'ha. La Liguria, perché è montagna che va sul mare Vero? ed è così bello, ma così autosostenuto, che c'è tanto turismo, però la gente del posto dice, uè Belin, guarda che sto bene anche senza il tuo dinerino, tedesco, torna a casa. E quindi c'è quella spocchia, diciamo, verso i turisti, verso quelli di fuori, e però anche un po' di Emilia Romagna, Sorbole, vieni qui, dai, ci facciamo una bella mangiata, dai, andiamo in spiaggia, ci divertiamo. E quindi questa unione del Fanaiman Lombardo-Brianzolo, quel chiuso un po' ligure, che non è che mi piaccia, però mi fa sentire a casa, mettiamola così. Beh, hai fatto E anche dice, una sì, vita tu in vacanza in Liguria comunque. esatto, cioè, siamo cresciuti, noi da Brianzoletti andavamo sempre a Recco, a Camogli, Esatto, a Sestre Levante, eccetera. Quindi sì, sì, mi sento molto a casa. E di più aggiungerei, visto che noi siamo figli del Resegone e delle Grigne, qui ho il Monseigne, che è la montagna principale della zona, che ha una forma simile, molto simile a quella del Resegone. Non ha un profilo ovviamente seghettato, però lo vedi e ha un po' quella roba lì. E davanti una collinotta con la rocca in cima, che per me è esattamente come guardare Montevecchia con la chiesa e dietro il Resegone. Solo che qui alle spalle ho il mare a 100 metri. Esatto, ma in Brianza manca il mare. 200 chilometri. No, 200 no, meno, dai. Meno, onesto. No, infatti, sì, secondo me se la Brianza avesse il mare, anche la mentalità del brianzolo sarebbe diversa. Totalmente, Sì, vero. totalmente. Ci abbiamo provato con l'idroscalo, ma non proprio. Non va da male, non funziona così. No? No, sono d'accordo, però vabbè, è onesto. È onesto, perché poi, esatto, è trovare casa. Io qua uguale, quando iniziai a vivere, adesso sono cambiate tante cose, però io stavo tanto bene qua proprio perché c'erano le cose che mi mancavano, che era la lentezza, era il mare, il sole sempre e il fatto che le persone non stessero a avere l'aspettativa e devi fare, cioè anche queste cose del live. Solo degli italiani mi hanno chiesto, degli italiani del nord mi hanno chiesto, "Oh, ma quando è che inizi?" Se no, qua non gliene frega un cavolo a nessuno. Quando inizierai, inizierai, capito? Non c'è, se non c'è, vabbè, fa niente, tutto tranquillo, tutto a Esatto. E posto. un po' mi piace, un po' no. Adesso inizia a non piacermi. Perché comunque è importante. Cioè, se poi andiamo in live, è importante che se ti ho detto da 3 mesi che stiamo andando in live, poi dopo entraci nella live. Quando arriva il momento lo si fa, esatto, quella roba lì invece a volte fa venire il nervoso. Anche io mi sono trovato in un po' di situazioni dove, raga, dai, cioè, che cazzo, non so come dire. Esatto, Sì, sì. Esatto, esatto, Però esatto. vabbè, il bene e il male, dai, non è sempre tutto stupendo. Sì, allora Tom, abbiamo fatto un'oretta. Io direi che possiamo staccare, che così ho una fame della Guarda, anche Madonna. perché ho abbastanza fame e il 20%, quindi mi Però farò direi un bel piatto che di pasta. per Ecco, chi bello. perché c'è ancora qualcuno che ci sta guardando live, fateci sapere se andava comunque tutto bene, se è stato chiaro quello che vi siamo detti. Io non so, in teoria, cioè adesso sto guardando qua da YouTube e è rimasto un po' indietro, ma sembra che tutto abbia funzionato. Perché se Molto no, bene. cioè, comunque anche Diego. Poi stiamo in contatto. Io cercherò di fare più live possibili. Tu, Tom, quando potrai esserci? Sarà Assolutamente, diciamo che vivo molto, molto, molto tranquillo, quindi in esatto. realtà le mattine Perché le sto dedicando quasi tutte al mio allenamento tra box e nuoto, bravo. però assolutamente ci sono, assolutamente ci sono. Guarda, Beh, piccola nota così, culinaria, visto che appunto sì, poi farò anche il mio angolino esatto. delle Bravo. gastronomie di Tom, che l'altro giorno, ma è già settimane, sarà mesetti fa, comunque, entro al super e vado per prendere il pesto. Volevo farmi una pasta al pesto. Qua pare che il pesto buono non c'è. E quando lo trovi costa 4 euro il barattolino.
per puro caso ho trovato questo, che è... No, non è aspetta che... verde. lo schermo verde no. Mannaggia. Che comunque, ecco, qua si vede. Ok. Il pisto, che però è una specie di... cioè, una verdure fatte col pomodoro, una specie di peperonata, chiamiamola, Ok. saporitissima. E quindi niente, da quel giorno lì che mi stavo cercando la pasta al pesto, invece ho preso il pisto e ora mi faccio sempre la pasta al pisto al posto della pasta al pesto. Piccola cagata. Madò, bello, 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 bello. Sono le nuove tradizioni. È bello anche di vivere all'estero, che non si trovano sempre le cose. Esatto, cioè, quella che prima era al mezzogiorno una roba facile, pasta al pesto. No, ora mezzogiorno roba facile, pasta al pisto. Tra l'altro mi hai messo voglia di pesto. Adesso vado a chiedere a Gaia se ha voglia, perché io ho un sacco di basilico e ma me lo non via, faccio da solo il pesto, Mannaggia che te, non è mannaggia pisto. te. E Bravo. niente, comunque, ecco quello che hai detto, la rubrica culinaria, il tutto, poi lo creeremo, lo creeremo. Ah no, volevo dire, ieri tu giochi a scacchi, me ne avevamo parlato, però forse... Ogni tanto nel club, nella Asso, mi metto con De Marcos, il mio amico, e ci Ok, mettiamo a perché scherzare. ieri con Eros noi ci siamo fatti non in live, ma lo scacco sarà una cosa da portare in live. Perché? Perché facciamo vedere la partita e intanto chiacchieriamo, ma giocare a scacchi comunque è un bel intrattenimento. Sì, ed è Perché un'attivazione cerebrale interessante. bravo, e quindi si può. Io sono abbastanza principiante, nonostante ieri gli ho dato due batoste al buon Eros, due. E stop la 2, va. Esatto, però lui è molto più bravo di me, cioè è evidente che lui abbia più tecnica, ok? Però entrambe giochiamo senza sapere le tecniche dei maestri e quindi andando anche un po' a sentimento. E quindi le persone brave, quando tu hai a sentimento, generalmente le riesci a Non te lo battere. aspettano. E tipo, ma non dovevi fare quella mossa, devi fare quella... Bravo, non lo so, l'ho fatto so come perché? bombo, l'ho Bravo. fatto male, non lo so, vabbè. E quindi portare tutto questo nelle nostre live. Adesso mi piacerebbe poi che con Eros creeremo il salottino, quindi un altro studio, quindi questo per dire diventa quello delle live del mercoledì, poi ci sarà quello più salottino, poi a letto bimbi. Piano piano ci arriviamo a tutto. Bello, 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 assolutamente, tanta roba. Very good, very good, very good. Dai Tom, allora ti saluto, è stato un piacere fare questa Grande chiacchierata. te, mio E come sempre. E voi state connessi amici nella community quando saremo live manderemo il link e quindi voi lo potrete anche spammare alla gente e beh, ovviamente se avremo degli argomenti interessanti precedentemente che abbiamo programmato ve lo diremo con adelantazione, con anticipo. Dai. E niente, dai Tom, bella lì! Allora, Buon appetito a ciao tutti, ciao belli, ciao. buon weekend anche, ciao Ciao. ciao! Ciao. Perfetto. Ok, molto bene, molto bene.